Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, buon martedì. Prima di iniziare questo nuovo contenuto di calciomercato in casa Napoli, tante sono le trattative in ballo, quindi andiamo insieme a cercare di capirci qualcosina, passando per Simeone al Torino, Raspadori che sembra al centro del mercato del Napoli per sbloccare poi determinate trattative, inclusa quella con Gutierrez, l'Here we go di Cajuste all'Ipswich con quest'obbligo a determinate condizioni e l'offerta migliorata del Napoli nei confronti della Juve per quanto riguarda Miretti. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre, se vi va iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo. Partiamo da Raspadori perché dalla Spagna ci fanno sapere che vorrebbero un'operazione più flessibile. Il Napoli chiede dai 30 ai 35 milioni, si parla di 20 milioni più a determinate condizioni arrivare più o meno alla cifra richiesta dal Napoli. Io sul Raspadori sarei intransigente, ovviamente nei panni del Napoli, se non arrivano i 30-35 milioni non lo lasciamo partire, anche perché noi siamo sempre stati molto, diciamo, giusti per quanto riguarda il calciomercato, sia per le cifre richieste, sia per quanto riguarda le trattative, senza mettersi di traverso con nessuno, a differenza di altre società. Quindi se arrivano a 30-35 milioni, bene, non si arriva, pazienza, problema vostro, problema di chi compra. Raspadori però sembra essere il centro del mercato del Napoli per sbloccare poi determinate trattative, inclusa quella con Gutierrez. Si parla ancora di un esterno d'attacco, vedi questa situazione Grealish che continua a prendere piede, ogni giorno se ne legge una, ma vedremo poi come andrà a finire per l'esterno d'attacco. Simeone al Torino, operazione avanzata a cifre che però non condivido, quelle che ho letto. Ovviamente parliamo di un 8 milioni complessivi tra prestiti, diritti e quant'altro. Simeone, se gli dai continuità di presenza, è comunque un attaccante che va in doppia cifra e quindi anche se l'età non è diciamo 22, 23 o 24 anni, mi sembra un'operazione non regalata, però dove si poteva chiedere qualcosina in più, al limite arrivare a 10 milioni. Vedremo poi come andrà a finire con il Torino. C'è questo Here we go di Fabrizio Romano per Cajuste all'Ipswich, tornato dall'Ipswich, ritorna all'Ipswich che ovviamente prima l'anno scorso c'era un riscatto in base alla permanenza in Premier. Quest'anno dovrebbe esserci un obbligo di riscatto nel caso l'Ipswich riesce poi a ritornare in Premier dalla Serie B, tra virgolette, inglese. Quindi operazione che forse è un tantino più semplice di quella dell'anno scorso, perché restare in Premier per l'Ipswich diciamo che è molto più complicato di risalire dalla Serie B per tornare in Premier, almeno per quanto mi riguarda, come la vedo io. Vedremo come andrà a finire. Per quanto riguarda le cifre, c'è chi parla di 2 milioni di prestito con il riscatto a 7,5, chi al limite ha detto ieri sera 1 milione più 6,5, il riscatto comunque operazione tra gli 8 e i 9 milioni totali, che potrebbe anche completarsi e diciamo portare Cajuste definitivamente l'anno prossimo in quel di Inghilterra, riscattandolo, perché credo che l'Ipswich abbia buone possibilità poi di ritornare nella massima serie inglese. Offerta migliorata per quanto riguarda Miretti della Juventus. Ovviamente il Napoli si è spinto fino a 14 milioni, al di là di come poi verrà impostata la trattativa tra prestiti, obblighi, eccetera, eccetera, oppure operazioni definitive, lo compri e basta, ma la Juve ne ha sempre chiesti 20 e quindi il Napoli si è avvicinato a questi 20 portando l'offerta a 14. Io non mi spingerei oltre, perché poi chiedere 20 milioni per Miretti e allora io, tornando indietro, devo chiedere 30 milioni per Raspadori e diciamo scendere a compromessi con chi si presenta per un eventuale calciatore che secondo me è superiore per caratteristiche, per quello che può dare in Spagna, in Liga o nella stessa Serie A. Parliamo di Raspadori,
a differenza di Miretti, quindi diciamo che a livello di proporzioni non ci siamo. Se voi chiedete 20 milioni per Miretti e noi 30 per Raspadori, dobbiamo poi essere accomodanti, ecco, nei confronti di chi viene a comprare e si affaccia in casa Napoli. Come dicevo, Raspadori è al centro di questa situazione di mercato per sbloccare poi il resto. Si parlava e si parla ancora dell'esterno d'attacco di Grealish, ma la situazione che ci interessa da vicino è quella di Gutierrez del Girona. Fabrizio Romano ci fa sapere sul suo canale YouTube che è un'operazione ormai ai dettagli, è quella di Michael Gutierrez. Ci sono novità importanti, vi dico quello che manca: c'è praticamente un accordo totale con il Girona per 18 milioni di euro più bonus e i club sono d'accordo su tutto, stanno discutendo sull'eventuale percentuale sulla futura rivendita, quindi sono ai dettagli minimi. Con il calciatore è tutto fatto, stipendio da 2,2 milioni a salire fino a 2,7 milioni netti, quindi non più diciamo le cifre di qualche giorno fa da 2 a 2,5, ma siamo saliti di 200.000 euro. Sono cambiate le cifre perché il calciatore ha cambiato entourage da poche settimane e il Napoli ha dovuto rivedere la proposta economica, ma ormai ci siamo, ma non ancora perché diciamo ci sono delle commissioni, ecco, manca l'ok definitivo di Aurelio De Laurentiis perché si deve decidere in base alle commissioni in favore dell'entourage di Michel, l'ho chiamato già in napoletano, Miguel Gutierrez, e poi ovviamente verrà inserita nel contratto una clausola da 45 milioni di euro. Io quello che vorrei dire, siamo sempre stati calmi e cauti sul canale perché il Napoli sta facendo un ottimo mercato, ha fatto un ottimo mercato sia per tempistiche sia per la qualità degli acquisti che hai portato in rosa in base alle cifre che voleva il Napoli e non svenandoci come poteva essere una situazione in dove richiesti 40-50 milioni, quindi hai portato a casa i calciatori che servivano alle cifre che volevamo noi e quindi adesso dobbiamo dare però secondo me un'ultima accelerata, ecco, a questa sessione di mercato per completare poi la rosa e dare a Conte i calciatori anche a ridosso dell'inizio del campionato, mettiamola come volete, per avere poi quel paio di partite, quelle 2 o 3 settimane per inserirlo tatticamente, mentalmente e portando sul pezzo poi i nuovi acquisti per poterli poi schierare metà settembre, fine settembre. Comunque ci sarà la Champions, inizia la Champions League, diciamo che servono tanti calciatori e serve una rosa quanto più lunga possibile per non incorrere nei problemi che abbiamo avuto l'anno scorso. Ovviamente l'anno scorso avevi una competizione, però ci sono stati tanti infortuni e quindi hai dovuto trovare sempre la pezza a colore. Quest'anno ci auguriamo che non sia così, anche perché la rosa è molto più lunga tecnicamente e a livello numerico dell'anno scorso. Però c'è la situazione infortuni che è sempre dietro l'angolo, non lo puoi mai sapere come va a finire una stagione, come inizia, come nel decorso della stagione ovviamente si rivelano infortuni, affaticamenti, perdi qualche calciatore e quindi ecco perché diciamo che un'accelerata in questa sessione di mercato sarebbe cosa buona e giusta, però c'è anche da diciamo valutare dall'altra parte chi si presenta, quanto ti offre, se vengono a Napoli sempre con il portafogli diciamo tra virgolette vuoto, facendolo sembrare vuoto, perché poi parliamo di società così come un Atletico Madrid che si affaccia per Raspadori, dove vediamo un Simeone allenatore che, se non erro, adesso dovrei andare a rinfrescare le cifre, ma Simeone è l'allenatore più pagato di tutti, se non vado errato, un 30 milioni all'anno il contratto del Ciolo Simeone per stare sulla panchina dell'Atletico Madrid. Ecco perché non si muove da lì, perché non c'è nessuna società a parte forse, ma nemmeno l'Arabia potrebbe arrivare a quelle cifre, svenandosi tantissimo per il tecnico dell'Atletico. Che Raspadori passano i giorni e sia sempre più in uscita è un dato di fatto. Il Napoli deve comunque cercare di incastrare
tra le liste gli acquisti, devi comunque cedere perché altrimenti non puoi presentare la lista dei 25 rischiando, così come l'anno scorso, situazioni alla Mario Rui fuori rosa, situazioni alla Demme che andò via perché ovviamente non c'è posto e quant'altro. Non si devono rischiare situazioni del genere, ma devi fare le cose per bene e come si deve per quanto riguarda i criteri di compilazione delle liste. Ci siamo e non siamo assolutamente in esubero, però qualcosa deve uscire, così come Raspadori e Simeone che a malincuore, tutte e due, uno per un motivo, un altro per qualche altro motivo, ovviamente li dobbiamo cedere. I cicli si chiudono per determinati calciatori e noi ringrazieremo il Ciolito Simeone, Raspadori per tutti i gol decisivi che ci sono stati poi negli anni di permanenza a Napoli. Possiamo ricordare, facendo un po' di amarcord, la situazione di Simeone contro il Milan, quel gol contro la Roma nell'anno dello scudetto di Spalletti, i primi gol in Champions del Ciolito Simeone, Raspadori con la Juve a Torino, ma anche quest'anno con lo scudetto di Antonio Conte. Raspadori è sempre stato decisivo. Dal punto di vista tattico, ritorniamo sempre sullo stesso discorso e concludo, è un calciatore che secondo me resta fondamentale per quanto riguarda un eventuale cambio tattico, per quanto riguarda una partita al limite bloccata e quindi devi trovare la quadra diversamente, per caratteristiche potrebbe essere il calciatore che crea scompiglio, però dall'altra parte devi anche pensare che qualitativamente stai alzando talmente il livello che il Raspadori poi potrebbe finire ai margini giocando quelle 10 partite all'anno, 10, 12, 14 che siano, quindi è un calciatore che è arrivato a questo punto della sua carriera, deve giocarle tutte e deve essere al centro di un progetto per diciamo trovare l'escalation nella propria carriera. Io questo mi auguro per Raspadori, perché comunque destro-sinistro tecnicamente c'è sempre stato, bisogna trovargli una collocazione come si deve in campo e costruirgli intorno poi tutto ciò che serve. Fatemi sapere come sempre la vostra, speriamo che si sblocchi qualcosa in queste ore o in questi giorni. Ha parlato Fabrizio Romano e quindi la situazione Gutierrez potrebbe, diciamo, da un momento all'altro andare in porto, così come questa situazione Raspadori, Simeone, Miretti e anche Cajuste. Per Cajuste c'è addirittura l'Irbico, quindi probabilmente sarà una delle prime operazioni che il Napoli porterà a buon fine per quanto riguarda le uscite. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!